Ciao ragazzi, me la chiedevate in tanti e finalmente l'ho testata, l'ho provata e vi faccio vedere tutti i risultati. Una batteria perfetta per il camper, nasce soprattutto per il camper, però devo dire che anche in barca fa la sua bella figura. Ve la mostro subito, ce l'ho qui, eccola qui. È la 12.8 lead time 140 ampere. E perché questa batteria secondo me è perfetta per la barca? Perché ha un BMS integrato da 150 ampere. Ho già diversi casi di barche che hanno il vericello elettrico di prua oppure hanno il bow thruster per esempio e hanno bisogno di un po' di energia in più. Quindi dovevamo andare o su due batterie in parallelo da 100 ampere o una batteria da 200 ampere che però non trovavo con il BMS in applicazione, cioè sullo smartphone, a 1792 watt ora di energia accumulata. Questa è veramente una buona cosa perché abbiamo tanta energia per i nostri servizi. E come vi ho già detto, il BMS da 150 ampere ci permette di pilotare tutte quelle cose come il vericello oppure il bow thruster che hanno bisogno di un assorbimento, diciamo, importante perché sono potenze considerevoli. Se abbiamo, vi faccio un esempio pratico, un vericello da 1000 watt, che è una cosa abbastanza standard, abbastanza pratica, ti consuma più di 100 ampere, può consumare anche 120, 130 ampere. Ecco, in questo caso bisogna avere un BMS all'interno delle batterie. Ricordo che il BMS è il Battery Management System, quello che gestisce la batteria al litio, che è fondamentale, che riesca a gestire appunto queste correnti così elevate. Tra l'altro questa batteria ha anche un BMS che gestisce anche gli impulsi per l'avviamento del motore, non l'avviamento del motore a benzina, i motori elettrici sto parlando. Quindi riesce a fornire fino a 700 ampere per un secondo, cosa importantissima perché tutti i motori elettrici hanno uno spunto, cioè quando si va a dare il contatto, questi assorbono più corrente del normale, per semplificare molto. Con questa batteria non abbiamo nessun problema. 700 ampere per un secondo oppure 150 ampere continui, che è veramente tantissimo. Abbiamo visto quindi che servono degli ampere per far funzionare i nostri servizi, ma come calcolare il giusto valore di ampere di quello che abbiamo a bordo? Vediamo per esempio quanto consuma il vericello, oppure quanto consuma l'elica di prua, di manovra, oppure ancora quanto consuma il nostro inverter di bordo, quello che ci genera i 230 volts alternati. Iniziamo proprio con la potenza dichiarata. In questo esempio il vericello è di 1000 watt. Come faccio a calcolare quanti ampere andrà a assorbire? Bisogna ricordarsi che la potenza è uguale ai volt per ampere. Quindi gli ampere sono potenza diviso volt. In questo modo noi possiamo calcolare che 1000 watt diviso 12 volt fanno circa 83 ampere. Se calcoliamo l'elica di prua, per esempio da 1500 watt, dobbiamo sempre ricordare potenza uguale volt per ampere, ampere uguale potenza diviso volt, quindi 1500 watt diviso 12 volt uguale 125 ampere. Già qui vediamo che le classiche batterie al litio da 100 ampere non sono più sufficienti, perché il BMS che è tarato appunto a 100 ampere andrebbe a staccare la batteria. Non sono adatte per alimentare cose che utilizzano più di 100 ampere. Nel caso degli inverter, questo è ancora più evidente. Un inverter da 2000 watt, sempre con la solita formula della potenza uguale volt per ampere, e ampere è uguale a potenza diviso volt, consuma ben 166 ampere, addirittura di più di questa batteria da 140 ampere. Se noi volessimo utilizzare un inverter alla massima potenza, cioè 2000 watt, siamo costretti a mettere almeno due batterie da 100 ampere
in parallelo, in modo da poter avere i 166 ampere di consumo massimo. Ricordatevi che gli inverter consumano quanto viene da loro generato. Questo vuol dire che se io sto utilizzando l'inverter a metà della sua potenza, cioè questo vuol dire assorbo solo, fra virgolette, 1000 watt, in questo caso il consumo sarà circa 90 ampere. Quindi bisogna sempre calcolare la corrente che si va a utilizzare in funzione della potenza che viene prelevata. Anche il varicello, se non ha un carico alla sua massima potenza, consuma un po' meno. Comunque è sempre bene in barca avere un certo margine di sicurezza e quindi se abbiamo dei servizi che consumano mediamente o al massimo più della potenza che abbiamo a disposizione sulla nostra batteria, meglio utilizzare una batteria più grande o più batterie messe in parallelo. Con questa non abbiamo problemi per alimentare i servizi. Essendo una litio, possiamo scaricarla anche allo zero, portarla quindi di VOC a zero, che non vuol dire tensione a zero, ma vuol dire utilizzare tutta la capacità della batteria. Ma adesso andiamo a vedere la scarica di questa batteria per vedere se è vero che abbiamo tutti questi wattora all'interno. Eccoci come ci siamo organizzati. Sulla scrivania ho la batteria che è collegata col mio nuovissimo battery tester. Questo è un tester professionale per le batterie, programmabile, dove posso inserire tutti i dati. Ha 4 morsetti perché 2 servono per misurare la tensione sulla batteria, che sono questi 2, e questi sono quelli di potenza. Quindi andremo a scaricare la nostra batteria con una potenza che deciderò adesso, penso intorno ai 400 watt, e vediamo quanta energia contiene questa batteria. Ve la mostro ancora sopra. Qui abbiamo il QR code su cui possiamo scaricare l'applicazione da App Store oppure per l'Android, dove troveremo dopo quell'applicazione che vi ho già mostrato, che serve per andare a visualizzare tutte le informazioni della batteria sul nostro telefonino. E queste sono le caratteristiche. Iniziamo subito il test allora. La prima cosa da fare è andare a vedere, cercare la nostra batteria, ovviamente. Allora andremo a cercare l'applicazione, trovate anche sulla batteria il codice per andarsela a scaricare e questa iconcina qui. Queste sono le 3 batterie che ho qui a casa, io le ho nominate col stesso, diciamo per riconoscerle, ho il tipo di batteria. Adesso noi andremo a vedere, la metto qua, la 140 ampere 12.8, come vedete è già collegata al Bluetooth, si è collegata da sola, quindi la seleziono e come vedete adesso ce l'ho in carica. Sull'applicazione ho tutti i dati principali e quello che volevo farvi notare è che il bilanciamento sta lampeggiando. In questo momento la batteria si sta bilanciando. La tensione si è alzata molto negli ultimi 2-3%, ecco siamo arrivati al 100% di carica, il bilanciamento sta lampeggiando, vuol dire che sta facendo il bilanciamento la batteria, quindi va benissimo. Ovviamente, come altri dati, la batteria a 20 gradi, questo è il codice della batteria, cicli di carica 0 perché l'ho appena caricata, la versione del firmware, e possiamo andare a controllare le celle, mi dice che è tutto normale, e questo è il BMS, anche il BMS sta funzionando correttamente come dovrebbe funzionare. Siamo arrivati in questo momento al 100% di carica e allora potrò fare questo test di scarica e andare a vedere quanto effettivamente questa batteria ha di capacità. Posso mostrarvi ancora una cosa. Qui abbiamo tutti i nostri dati da poter anche inserire, controllate sempre che l'app sia aggiornata e sulle impostazioni possiamo scegliere l'italiano, ma soprattutto potete anche scegliere l'unità di temperatura della batteria.
Quindi qui mettete chiaramente centigradi perché non siamo in America. E allora andiamo a vedere, qui si fanno i sistemi nel caso in cui abbiamo bisogno di fare batterie serie parallelo, e qui abbiamo le nostre 3 batterie con la 12.8 140 ampere che si sta bilanciando e adesso ha finito la carica. Quindi io andrò a staccare il caricabatterie e inizierò il processo di scarica. Anche lì ho un'applicazione sul telefono che mi permette di tenere sotto controllo tutto. Siamo pronti, abbiamo impostato la potenza a 400 watt e allora diamo il via al test. Come vedete la corrente è attestata sui 30 ampere, la tensione adesso si sta abbassando, 13,44, 42, 41, arriverà intorno ai 12.8 più o meno. La potenza che andiamo adesso a prendere sono 400 watt e lasciamo tutto così e vediamo la potenza finale quanto sarà. Piccolo aggiornamento, continua la scarica della nostra batteria, siamo arrivati al 56%, abbiamo ancora 78 ampere da scaricare, cicli di carica adesso segna 1 giustamente, temperatura della batteria abbiamo 24 gradi. Ecco qua sempre la batteria collegata. Eccoci qua, andiamo avanti, 50203, siamo sempre a meno 410 watt, 32 ampere e siamo al 29% in scarica. Qua siamo ancora al 2%. Ecco fatto. Ecco fatto, finita completamente la scarica. Siamo a 1788 Wh con una capacità totale della batteria di 140,777 A. Quindi test direi perfetto. Esattamente come programmato. Adesso il voltaggio, come vedete, è sceso a 4,46 V perché il BMS ha staccato la batteria. Quindi tutto tranquillo. Sul canale trovate altri video dove presento vari progetti per come integrare questa batteria sul nostro impianto al piombo. Bisogna ricordarsi che anche questa batteria non è adatta per l'avviamento di motori, si può utilizzare in caso di emergenza, cioè la posso mettere in parallelo con la batteria, diciamo, del motore e fare un avviamento, ma non deve essere una consuetudine e soprattutto non deve essere montata solo lei per lo start del motore. Vi dico subito qual è la problematica. Dentro questi qui hanno un BMS, come vi ho detto. Quando noi raggiungiamo la capacità totale della batteria, cioè l'abbiamo caricata al 100%, lei si praticamente stacca dal circuito e la tensione continua a salire nell'impianto, ma non
dentro nella batteria, quindi lei non fa più da filtro. È come se noi alimentassimo direttamente i nostri strumenti, i nostri servizi in barca direttamente dall'alternatore del motore e non va bene. Ci deve essere sempre una batteria che fa un po' da serbatoio, limita queste tensioni, perché il motore senza la batteria potrebbe dare anche tensioni troppo elevate, 17 volt per esempio. Quindi non utilizzate queste batterie per lo starter dei motori a benzina o a diesel che siano, utilizzatele per i motori trolling di prua, vanno benissimo, trolling da poppa, utilizzatele per i servizi, che possono essere servizi della barca, servizi del camper, tutti posti dove la batteria diciamo, è stata progettata per essere utilizzata in assoluta sicurezza. Sopra la batteria, dopo ve lo mostro anche in dettaglio, comunque ve lo mostro anche qui, ecco qua, avete già il QR code per andare a scaricarvi la vostra applicazione che dovete tenere sul telefono per poter monitorare con il Bluetooth la batteria. Anche questa è una cosa che vi consiglio caldamente. La Lead Time fa tantissime batterie e ha anche una serie di batterie senza questa funzionalità che costano 50 euro in meno più o meno di media. Il mio consiglio però, se potete, acquistatela sempre con il Bluetooth, perché avere tutti i dati sempre a portata di mano sul nostro telefono, secondo me, è molto importante.